Per questo weekend di gara siamo in una pista dove non ero mai stato prima, il mini autodromo Cuneo. Come potete vedere la location è molto bella, totalmente immersa nel verde perché siamo all'interno di un parco fluviale. All'ingresso c'è il parcheggio auto curatissimo e poi fatta di recente una pista per mini Z off-road. Quindi si entra nella zona box. E ora saliamo sul palco. Vedete, sul retro siamo proprio in un parco con tavolini da picnic per gite e quant'altro. E questa è la pista, niente a che vedere con quelle che avete visto negli ultimi anni sul canale, vedi Leno, Melzo, lo stallo. Questa è piccola, tortuosa, tutta da guidare con cordoli molto alti che non perdonano. Ne è la dimostrazione che nei primi giri fatti ne ho pizzicato uno e questo è il risultato. Non li fai 5 minuti, ne? Fai mezz'ora non ce la fai per un treno. Eh sì, mio papà ha ragione. Notate l'esterna anteriore come consuma tanto e male, vedete che fa il ricciolo all'interno, segno che la gomma non trova grip. Dato che il grip è basso e la macchina non gira, mi viene l'idea di montare i famosi ammortizzatori più duri anteriori con i quali all'italiano di Leno avevo fatto 13,1 in qualifica. La macchina ricordo che girava in modo assurdo, ma con quel grip era addirittura troppo e diventava incontrollabile. Quindi teoricamente qua dovrebbero sicuramente aiutare. E inoltre proviamo a scampanare meno le gomme davanti. Oh, adesso la macchina curva decisamente di più. No! Ma cosa cazzo è successo? Ho perso totalmente freno. Che cannonata che gli ho tirato. È venuto fuori? Te l'ho detto, non è che sono scemo. Ecco spiegato il motivo, ho perso il registro del freno. Vabbè, poco male, nessun danno né a me né all'altra incolpevole macchina, sistemiamo e ripartiamo. 4 minuti. Perché la pista è lenta. Anche 5 minuti. Abbiamo provato una run da 4 minuti per vedere il consumo del motore e guardate, resta così tanta miscela che probabilmente potremmo rifornire addirittura a 5 minuti in finale. Buongiorno, oggi siamo a Cuneo, prima volta che vengo su questa pista, è veramente bella, è una pista piccola, tecnica, dove conta molto meno il motore, ma è vecchio stile e è molto da guidare, a me piace questa, è molto divertente. L'unica cosa è che bisogna fare tutto l'opposto di quello che abbiamo fatto praticamente negli ultimi anni, cioè la pista ha pochissimo grip, quindi tutto quello che abbiamo fatto fino adesso a Leno, ad esempio l'ultima volta che la macchina addirittura capottava, dovevamo togliere grip, adesso dobbiamo portare grip perché veramente la macchina non traziona, pattina, e stiamo facendo un po' di prove. Rispetto alla mattina abbiamo migliorato molto, poi comunque devo prendere anche io la mano con il tracciato, con le traiettorie, sbaglio un po' le linee, c'è da migliorare qualcosa, però sono contento, dai, per adesso le prove sono andate bene e vediamo domani le qualifiche. Non ci voglio credere. Come ormai di prassi, praticamente negli ultimi 2 mesi non c'è un giorno che non piova e oggi non fa eccezione. Nel tardo pomeriggio infatti c'è stato un diluvio, direi, e guardate che roba.
Non posso evitare una menzione d'onore per gli eroi che stavano grigliando nel parco e sono rimasti comunque sotto la pioggia, idoli. Allora, buongiorno a tutti, domenica mattina, stiamo per partire con le qualifiche. Vi spiego perché spesso mi chiedete cose sui setup, vi spiego cosa abbiamo fatto perché questo è un caso particolare, era tantissimo tempo che non correvo su una pista così piccola e con basso grip e quindi nella mia ignoranza ho fatto tutto il contrario di quello che abbiamo fatto a Leno negli ultimi tempi. Quindi siamo partiti da casa alzando gli ammortizzatori davanti e anche dietro, li abbiamo montati il più in piedi possibile, perché a Leno invece il contrario li avevamo tutti sdraiati per non capottare, quindi ammortizzatori in piedi davanti e dietro. Abbiamo indurito le molle davanti sono più dure, l'avevo provato in una qualifica a Leno e la macchina si avvitava perché c'era troppo inserimento. Qua secondo me può aiutare perché inserimento non ce n'è in modo esagerato, anzi ne sto cercando sempre di più. Abbiamo ridotto la campanatura, abbiamo fatto ridotto campanatura sia davanti che dietro, cioè abbiamo le gomme anziché più scampanate, le abbiamo portate più in piedi. La Q1 non va male, scegliamo nonostante il grip questa mattina sia aumentato di non modificare niente sulla macchina che però non è più bella come ieri, punta tanto davanti e scivola dietro rendendola davvero difficile da guidare. Credo di essere in posizione 2 o posizione 3 quando per un'incompressione con un doppiato ci tocchiamo e la butto via. A ogni modo a fine manche scopriamo che per nostro errore avevamo comunicato il transponder sbagliato, quindi non ci sono stati contati i giri, vabbè, poco male. In Q2 proviamo a togliere campanatura per rendere più stabile la macchina dietro, ma una volta in pista scopriamo che abbiamo ottenuto l'effetto opposto. La macchina peggiora tantissimo, è inguidabile, scivola e parte dietro dappertutto. Non avendo però ancora un crono, devo portarla comunque a termine per non rischiare di restare fuori dalla finale. Eccoci in Q3, siamo nel warm-up, sta per partire l'ultima qualifica, torniamo sui nostri passi, riaumentiamo campanatura al posteriore, rimontiamo ammortizzatori più morbidi che sabato ad inizio giornata giravano meno e montiamo un treno di gomme senza additivo. La macchina di va bene. Nei pochi giri di warm-up capisco subito che ora la macchina funziona, ora ci siamo. Non so se fare la pole ora sia possibile dato che a mezzogiorno fa più caldo, ma voglio provarci, però serve una magia. Esco dietro la macchina blu che ha la pole provvisoria. Non voglio però stargli troppo vicino, secondo me ora che mi sento a posto potrei andare più forte di lui e quindi non voglio rischiare di raggiungerlo e perdere tempo in un duello. A lungo ho subito sbagliato stupidamente la prima chicane e ho perso terreno. Pazienza, dai, non devo mollare. Visto. Siamo a 1 minuto dal termine, poco a poco, giro dopo giro, decimo su decimo mi sto riavvicinando. Allora si prepara la batteria della rigida, panero, piccolini verdi, confuso, gelo, magro, cubumano. 30 secondi al tempo. L'ho praticamente preso, sono vicino, è qua davanti, ma c'è un doppiato davanti a noi, devo riuscire a passarlo subito per non perdere il contatto. Lui è andato largo, ora mai più, giù tutto, oddio, ma non è ancora finita, ci sono ancora 2 giri, non è detto che stargli davanti basti a battere il tempo che lui ha fatto in Q2, devo continuare a spingere fino alla fine.
Tempo stoppato. Che duello, al limite ma sportivo. E adesso non ci resta che andare a vedere i tempi. Io hai preso la pole. Sì, è pole position! Mamma mia raga, che soddisfazione. Non mi ritengo un pilota da qualifica, quindi quando faccio la pole mi gasa proprio. Adesso però fatemi rivedere il sorpasso finale. Lui commette un errore, sale sul cordolo che gli scompone la macchina e lo fa finire largo. Io entro tutto stretto, pronto a passare il doppiato e a quel punto vedo lo spazio e infilo anche lui. Che spettacolo! Allora, scusate per la faccia e per gli occhi, ma l'allergia mi sta distruggendo. Comunque qualifiche pole position. Sono contentissimo, sono state toste perché dopo il diluvio di ieri sera, scusate, la pista oggi era totalmente diversa. Siamo arrivati ad avere secondo me una bella macchina ieri sera e come al solito la pioggia ha cambiato tutto. Nella qualifica 1 la macchina infatti non era più bella, scivolava tanto dietro, la stavo anche portando a casa ma ho avuto un contatto con un doppiato e l'ho buttata via. Ho scoperto poi anche a fine manche che non ci stava segnando i giri il transponder, quindi qualifica buttata. Nella seconda io ricordavo che con tanta campanatura dietro la macchina scivolasse, quindi ho detto proviamo a togliere campanatura e il problema è stato che è peggiorato, cioè da campanatura 4 portata a 3 la macchina era inguidabile, però non avendo neanche fatto il tempo nella prima l'ho fatta portando a casa la manche per assicurarmi comunque l'ingresso in finale e una volta fatto questo nella terza qualifica non avevo più rischi di rimanere fuori dalla finale, quindi cosa abbiamo fatto? Siamo tornati alla campanatura a 4, riscampanato le gomme, abbiamo rimontato gli ammortizzatori, quelli che avevo a inizio giornata ieri, cioè quelli con cui la macchina voltava meno, perché secondo me adesso la pista curvava tanto e puntava davanti e perdeva dietro e avevo montato gomme non additivate perché, ripeto, ho visto che adesso la macchina voltava comunque. Nella terza qualifica la macchina era letale, perfetta. Ho visto che ne avevo, ho detto me la gioco perché non sapevo se potevo o meno fare la pole, ma potermela giocare sì. L'ho tirata dall'inizio alla fine e di poco abbiamo preso la pole. Sono stracontento. Adesso vediamo in finale perché il problema qui sarà il consumo gomme. Le gomme davanti le trita, non so se faremo meno il cambio, penso di sì perché davanti secondo me non ce la facciamo e nonostante tutto partendo troppo alti si rischia di capottare, quindi penso che faremo un cambio gomme e poi speriamo che vada tutto bene. La pista è tosta, l'avete vista, è piccola, lenta, tortuosa, quindi secondo me saranno cruciali i doppiaggi, i vari sorpassi, non ci si può mai distrarre un attimo, speriamo vada tutto bene. Dimenticavo, come dico spesso, per me partire primo o quinto conta relativamente poco in una finale da 30 minuti. Quello che secondo me può contare in questa pista, partire davanti, è sperare di rimanere fuori dai casini in prima curva se riesco a partire bene. E quindi per me essere in pole position, il vantaggio di oggi, che non è da poco, è quello: partire davanti, sperare di riuscire a scappare e lasciare i problemi dietro agli altri. Giusto un paio di riflessioni prima della partenza. Visti i tempi delle qualifiche, teoricamente la gara sulla carta sarà una gara a 3. Ci siamo io, Fornioli che parte con la macchina blu in posizione 2 e Giolitti in posizione 3 con la macchina rosa, che giriamo sugli stessi tempi. Gli altri sono qualche decimo più lenti. La nostra strategia di partenza è quella di fare un cambio gomme, a meno che la gara non si metta così bene da permettermi di abbassare il ritmo e gestirla. In quel caso potremmo pensare di andare fino alla fine su un unico set, ma vedremo come va. 10 secondi, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 macchine. Partenza super, che riflesso che ho avuto. Adesso via. Piano, piano.
piano, Perugia, Mi devi far guidare. Subito colpo di scena, Forgnoli arriva lungo in curva 1, Giolitti vede lo spazio, prova a stringere per passare ma esagera e finisce sul cordolo interno che lo fa saltare e finisce per tirargli una gran mina. Vedo che entrambi sono già ripartiti dopo il botto, quindi nessuno ha rotto. Nella sfiga sono stati fortunati perché l'impatto è stato forte. Però che regalo mi hanno fatto. La mia gara si mette subito in discesa, posso già gestire e provare quindi a non fare il cambio gomme. Oh, aspetta un attimo, ma quello dietro di me è Giolitti? Non so perché l'avevo scambiato per un doppiato. Io stavo passeggiando tranquillo pensando fosse molto più indietro, ma mi sta suonando la carica. Oddio, che rischio! Guardate la macchina blu di un doppiato, commette un errore, taglia la pista e ritorna all'interno del curvone proprio mentre arrivavo io. Per fortuna ha un guizzo e riesce a spostarsi qualche secondo prima. E comunque torniamo a noi, Giolitti mi sta venendo a prendere, c'è poco da fare adesso, mi sono messo a tirare anche io, ma vedo che accorcia, è dura, è dura. state al vostro posto. Ha sbagliato, è stato leggermente troppo largo mettendo le gomme sullo sporco e quel punto non perdona. Ha perso completamente aderenza e ha spinnato verso le barriere. Comunque questo dimostra che per venirmi a prendere deve prendersi dei rischi e andare al limite anche lui. Adesso? Lasciate passare, più veloci. Cazzo. 5 minuti, 5 minuti, Alessandro, buttano le giri, Giolitti buttano le giri, Fagioli 18 con la prima, 18, Verdini 18, Badeggio tutto sotto Claviero, 16 Canale, 16 Cane, 16. Partito ancora il freno. Partito il freno. No, raga, ditemi che non è vero, ancora, come la scorsa gara a Leno. Dopo il primo pit ho perso completamente freno. Guardate come finisco lungo ad ogni staccata. Adesso devo ritarare il più in fretta possibile la guida, riadattando le traiettorie per farle senza freno e vi garantisco che non è semplice. Poi al prossimo rifornimento lo regolerò di nuovo. Considerato anche che Giolitti si è già ripreso dall'errore e sta tornando ancora sotto, è un bel casino. Attenzione, lasciate passare. Mi ha preso, c'è poco da fare. Provo a difendermi, sacrifico l'uscita forte e larga sul rettilineo per stare esattamente al centro e non fargli vedere luce né all'interno né all'esterno, in modo da metterlo in difficoltà su dove provare a passare. Ma se si fa troppo minaccioso lo faccio andare, senza freno non posso giocarmi una bagarre. Lascia passare, grazie, bravo.
sbagliato ancora, sempre nello stesso punto. Stavolta è andato addirittura oltre al cordolo ed è finito proprio dritto nel muro. Sento già finito di gomma, ti dico solo questo. Guarda la macchina. Ah, fammi guidare. Io ti dico quello che è. Poi. Altro colpo di scena. Con la coda dell'occhio vedo Giolitti accostarsi in basso sul rettilineo e scendere dal palco. Ritiro per lui. Non sono passati neanche 10 minuti ed è già successo di tutto. Che rischio che mi son preso! Appena ho tirato il fiato, ho commesso lo stesso errore di Giolitti. Largo prima del transponder. L'ho ripresa letteralmente per i capelli. Ve l'ho detto, questa pista in particolare non perdona mai i cali di concentrazione. Hanno cambiato, non ce la faccio arrivare alla fine, devo dire. Doppio, Va bene, dai. Va bene, dobbiamo cambiarle, non riesco ad arrivare alla fine, non so. Siamo a metà gara, come avete sentito sto dicendo ai box che dobbiamo cambiare le gomme, mi sento veramente in crisi, posso resistere ancora qualche minuto ma non altri 15. Vabbè, direte voi, ma tanto con Giolitti fuori dai giochi adesso sono tranquillo, no? Decisamente no, perché il mio altro avversario Forgnoli, che partiva in posizione 2, la macchina blu, sta rimontando ed è esattamente dietro di me. È doppiato, ha un giro di svantaggio, ok? Però lui so che è su una strategia senza cambio gomme, teoricamente quindi lui ora è nel suo momento ottimale. Infatti sembra abbia qualcosina di più di me, però non così tanto da riuscire ad attaccarmi seriamente. È il momento del cambio gomme, qua probabilmente si decide la gara. Dato che in questa pista non si vedono i meccanici sotto lavorare alla macchina, ne approfitto per seguire con lo sguardo il mio rivale e cercare di capire come è messo lui con le gomme. Non mi sembra messo male per le linee che fa. In questo momento è virtualmente primo lui, a mezza pista di vantaggio, ma ora io ho gomme fresche. Teoricamente più passa il tempo e più lui dovrebbe calare il ritmo. Ho 10 minuti di tempo per colmare il gap se voglio prendermi la vittoria. È rientrato in questo momento a rifornire lui. Vediamo se riesco a passarlo mentre è ai box. Ah, no, ma gli sono in scia. Fa niente, con calma. Ho tutto il tempo del mondo per passarlo. Ho gomma nuova, lui non può resistermi.
come allarga sul curvone, non c'è spazio, ma mi faccio vedere. Non so se sia arrivato lungo, mi abbia dato strada, comunque l'importante è che adesso siamo tornati davanti. Deve rifornire ancora? Che osso duro, non molla. Io non sto tirando la morte avendo tutto da perdere adesso, ma pensavo di allungare facile con il vantaggio di gomma. Invece lui è sempre lì, poco distante. Deve per forza aver finito le gomme, non so come faccia. KO, game over, che mina che ha tirato. Ha sbagliato la chicane ed è finito duro sul muro. Stava rischiando tutto, ma le gomme devono avergli presentato il conto. No, non ci credo, è ripartito come niente fosse. Guardatelo, è ancora 2 curve dietro di me. Le macchine blu sono ufficialmente il mio incubo, me le sogno di notte che mi inseguono. Siamo entrati nell'ultimo minuto e lui è ancora lì, 2 curve dietro. La forza per prendermi non ce l'ha, ma spera in un mio errore. Non devo sbagliare, devo essere perfetto fino alla fine. E andiamo! Che gara! Tiratissima, dall'inizio alla fine. Mi ero illuso dopo il loro contatto iniziale che sarebbe stata facile, ma che sudata! Sono contentissimo di aver vinto perché farlo su una pista dove si va per la prima volta non è mai facile, tantomeno contro di loro che vanno forte e in più erano sulla loro pista di casa. Ritengo di aver fatto un'ottima finale senza mai spingere oltre il limite, stando attento a non commettere errori che su una pista sconosciuta è facile fare. Credo che il nostro merito sia stato di aver fatto i giusti interventi al setup anziché restare immobili rispetto alle condizioni della pista che cambiavano e di aver azzeccato la strategia a gomme. Poi finalmente dopo le ultime gare una finale senza noie meccaniche e perché no, anche un po' di fortuna nel non avere contatti ci hanno permesso di dimostrare il nostro vero valore. Da parte mia mi sono divertito veramente tantissimo a guidare su questa pista. Sarà stata anche la boccata d'aria fresca di guidare su una pista diversa dalle solite, ma il tracciato, il flow a me è piaciuto veramente tanto. Siamo giunti al termine, noi ci vediamo alla prossima gara, finalmente al ritorno di una competizione sulla mia pista di casa a Melzo, non vedo l'ora.